Xenoblade Chronicles 3, Nintendo ha puntato molto su questo titolo, come testimoniano i vari trailer pubblicati ognuno su un tema diverso del gioco, dalla trama al combat system fino ad arrivare alle musiche, toccando l'apice con lo Xenoblade Direct, un video dalla durata di circa 25 minuti nel quale venivano approfonditi vari aspetti del titolo, pubblicato poco prima del Nintendo Direct Mini. Premessa fondamentale, questa recensione è assolutamente priva di spoiler. I gameplay che mostrerò ed il combat system che andrò ad illustrare sono limitati al primo capitolo del gioco, quindi potete procedere tranquillamente in quanto non saranno né trattati né mostrati elementi del titolo che vanno dal secondo capitolo in poi. Prima di iniziare col video recensione di questo terzo capitolo di Xenoblade, vi invito a lasciare un bel mi piace se vi piacciono questo genere di contenuti ed iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Pochi secondi per queste due semplici azioni mi aiutano tantissimo a migliorare la qualità dei contenuti. Con il lancio di Xenoblade Chronicles 3, il 2022 è da semplice anno memorabile per il rilascio di importanti giochi come Kirby e la Terra Perduta, Fire Emblem Warriors Triops, Splatoon 3, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope e Bayonetta 3, diventa di fatto il miglior anno in assoluto per Nintendo Switch, secondo solo al 2017, dove abbiamo avuto i tre capolavori di Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild e il secondo capitolo di Xenoblade. È impossibile discutere di Xenoblade Chronicles 3 prescindendo dalla sua genesi. Lo studio dietro allo sviluppo del gioco è Monolith Soft, famosa già per la trilogia della Xenosaga e per i primi due capitoli di Xenoblade. Non si tratta di una software house qualunque, ma della stessa che ha aiutato non poco Nintendo nella realizzazione dei titoli più venduti su Switch, ossia Breath of the Wild ed Animal Crossing New Horizons. Ad occuparsi della colonna sonora del gioco troviamo gli stessi fenomeni che hanno lavorato ai precedenti due capitoli, ossia Manami Kiyota, il duo Ace, Kenji Ramatsu e Yasunori Mitsuda, già celebre per le sue host di Chrono Cross e Chrono Trigger. Già solo questi nomi fanno felici i fan di vecchia data della serie, ma andiamo adesso ad approfondire meglio questo nuovo gioco della saga. Xenoblade Chronicles 3 ci narra le vicende di Aionios, un mondo devastato dalla guerra, dove si combatte per vivere e si vive per combattere. La vita dei loro abitanti è limitata a 10 periodi, dove ogni periodo corrisponde ad un anno di vita, al termine del quale c'è il ritorno ed i pochi valorosi che riescono a raggiungere il 10° anno di vita vengono onorati con una cerimonia speciale. L'incontro dei protagonisti con un individuo di nome Vandam dall'età di 60 anni li spingerà a cercare la verità sul loro limite, nonché a riflettere sul senso della vita e dello scorrere del fato. La storia, di cui questa citata era solamente l'introduzione, è un capolavoro assoluto, riuscendo ad alternare saggiamente scene di riflessione ed azione. Il più importante degli elementi della serie di Xenoblade è senza ombra di dubbio la sua componente narrativa. Il giocatore si interrogherà su tantissime questioni non solo riguardanti questo titolo, ma anche i precedenti, ed avrà pertanto difficoltà a staccarsi dal gioco tanto facilmente, in quanto a causa della trama davvero coinvolgente, egli sarà divorato dalla curiosità di scoprire cosa accadrà nel capitolo successivo. Per quanto riguarda il comparto artistico, Xenoblade Chronicles 3 si ambienta in un mondo costruito con un'attenzione maniacale che in ogni anfratto nasconde dettagli unici e particolari. Fin dagli albori, Xenoblade è un gioco che ha fatto dell'esplorazione uno dei suoi pilastri portanti e questo terzo capitolo non fa eccezione. I luoghi di interesse di Aionios colpiscono per la varietà di ambientazioni, che passano da terre sterili fino a verdi pianure. Questa eterogeneità ambientale si ripropone anche dal punto di vista del gameplay. Alcune zone lineari si affiancano ad altre dove non esiste più una strada principale, bensì un'immensa area da esplorare. La complessa struttura del titolo favorisce continuamente alcune deviazioni dalla trama principale, spingendoci a visitare ogni singolo squarcio del mondo di gioco, e l'esplorazione diventa uno dei punti di forza di Xenoblade 3. Le mappe, anziché venir consumate in una singola esplorazione, devono essere visitate molteplici volte per schiudere tutti i loro contenuti, richiedendo un backtracking continuo, dal momento che molte zone sono abitate da mostri molto più potenti di noi, ed esplorarle appena se ne presenta l'occasione porterà ad un game over assicurato. Già nei precedenti capitoli l'intera progressione non era monodirezionale, a differenza di altri giochi in cui si richiede al giocatore di andare dal punto A al punto B, affrontando i vari nemici che si frappongono nel mezzo in maniera lineare.
E Xenoblade 3 non è da meno, con la sua geografia molto più realistica e soprattutto disorientante, proponendo vari cicli di esplorazione, tanto che il giocatore in diverse occasioni dovrà ritornare in zone già esplorate e constatare dei cambiamenti in quest'ultime. Dopo decine di ore di gioco, il giocatore potrà scoprire nuovi luoghi a due passi dalla prima area visitata, risultati inaccessibili in precedenza solo per la presenza di nemici di molti livelli superiori al nostro. Le attività che potremo svolgere nei centri abitati sono rimaste pressoché le stesse dei vecchi capitoli. Potremo acquistare nuovo equipaggiamento, vendere gli oggetti raccolti, parlare con gli abitanti e molto altro ancora. È indubbio il piacere che si prova ad osservare le varie zone variare a seconda del momento della giornata, nonché in base al nostro progresso di gioco. Inoltre, le storie delle missioni secondarie le rendono molto piacevoli da portare a termine, specialmente in quanto si incastrano perfettamente nello scenario dove ci troviamo e ci fornisce retroscene inediti sul mondo di Aionios. Al termine di questi incarichi otterremo punti esperienza e denaro, indispensabili per la crescita del livello dei personaggi. Appare evidente come proseguendo nell'avventura non è solamente il loro livello a migliorare, ma anche la loro libertà di movimento, che comporta una continua e costante espansione del mondo. Ma Xenoblade non è semplicemente un'ottima storia con un'enorme componente esplorativa, pertanto durante lo svolgersi della trama saremo impegnati a combattere i nostri nemici. Dal lato del gameplay, Xenoblade Chronicles 3 offre un combat system articolato ed appagante. Definirlo il sistema di combattimento più originale, geniale e divertente di tutti i giochi di ruolo esistenti è riduttivo. Durante le battaglie, avvicinandosi ai nemici, il personaggio inizierà ad attaccarlo automaticamente e starà poi a noi scegliere nella maniera migliore l'utilizzo delle sue 3 tecniche più una personale, visibili in basso a destra. Si dovranno scegliere attentamente tra una serie di opzioni a seconda del personaggio. Indispensabile, come in tutti i Xenoblade, ma in particolar modo in questo, è il posizionamento. Infatti, alcune tecniche infliggeranno danni aggiuntivi o scateneranno vari effetti se il personaggio si troverà in una specifica posizione rispetto al nemico, che viene indicata sempre in basso sopra le tecniche speciali. Dal momento che è possibile selezionare solo 3 tecniche durante lo scontro, risulta fondamentale sceglierle in modo tattico valutando sul momento le condizioni dello scontro. Inoltre, ogni personaggio ha delle abilità uniche conferite dalle classi di appartenenza. Avremo difensori che hanno lo scopo di attirare l'ira dei nemici, i curatori che servono a sostenere i difensori e infine gli attaccanti che dovranno infliggere danni mentre i difensori li proteggono. Avanzando nel titolo raggiungeremo zone con molti più nemici e non mancheranno le occasioni di imbattersi in mostri di decine di livelli superiori al nostro. Ma non c'è nulla di cui preoccuparsi, perché in maniera simile ai precedenti 2 Xenoblade non sarà necessario grindare per portare a termine la storia principale, in quanto con un team ben studiato sarà possibile anche sconfiggere nemici di 10 o più livelli superiori al nostro. Notevole il character design, capace di regalarci personaggi meravigliosi che si distaccano dallo stile puramente anime del 2, tendendo allo stile grafico del primo capitolo. Questo titolo abbandona le esagerazioni di Xenoblade 2 a favore di un design più asciutto e proporzionato, sublime da guardare. Le espressioni facciali dei personaggi nelle cutscene sono così naturali che lasciano trasparire le emozioni in maniera simile ai precedenti giochi, tanto che si ha l'impressione di vedere l'anima dei personaggi, riuscendo a captare i loro pensieri e le loro intenzioni. Ciò rende la storia ancora più coinvolgente, tanto da sembrare catapultati in prima persona nello straordinario mondo di Xenoblade ed emozionarsi e soffrire assieme ai protagonisti del gioco. Mai come in questo titolo, la caratterizzazione dei personaggi è eccellente, studiata scrupolosamente e presentata sapientemente in ogni singolo dialogo. In antitesi con la modalità casual e pro dei vecchi giochi, c'è in questo capitolo la possibilità di scegliere la difficoltà di gioco tra diverse opzioni disponibili: facile, media e difficile. La prima riduce le statistiche dei nemici ed è pensata per chi vuole un'esperienza di combattimento semplificata e preferisce concentrarsi sulla storia. La modalità difficile è adatta a chi preferisce un'esperienza di combattimento impegnativa, mentre quella normale è perfetta per chi vuole un'esperienza bilanciata. Da notare che le varie opzioni non si escludono a vicenda, consentendo al giocatore di cambiarli in qualsiasi momento. Sul versante grafico questo capitolo si colloca sicuramente al di sopra dello standard a cui Nintendo Switch ci ha abituati in questi anni. Non ci sono né caricamenti troppo lunghi da aspettare né fastidiosi cali di frame rate durante i combattimenti più concitati.
Ogni spostamento rapido tramite i numerosi punti di teletrasporto sparsi per la mappa avverrà in un attimo, per non parlare dell'apertura del menu e delle sue varie voci che sarà istantaneo. Concludendo il discorso sul lato tecnico, il gioco gira a 1080p in modalità TV e a 720p in modalità portatile, in entrambi i formati a 30 fps. In base a quanto detto, Xenoblade Chronicles 3 si attesta oggettivamente come il miglior JRPG mai creato. Partendo dal combat system, che è semplice dalla portata di tutti se lo si gioca con il solo scopo di finire la storia principale, e al contempo è di una complessità mai vista prima per tutti i giocatori hardcore che ne vogliono approfondire ogni aspetto alla ricerca delle migliori strategie per ogni singolo scontro. Continuerei parlando della trama, che è un capolavoro assoluto, ma la tratterò in un video apposito perché non potrei approfondire questo tema senza discutere del finale del gioco. Per il momento vi basti sapere che questo capitolo è il degno erede non solo di Xenoblade, ma dell'intera saga Xeno di Monolith Soft, dal momento che tocca l'apice riguardo la metafisica e molti altri temi filosofici. Quest'opera mastodontica vi terrà incollati alla console per oltre 100 ore, alimentando in voi una costante curiosità durante tutta l'avventura. Bene, il titolo è stato sviscerato nel dettaglio e la recensione termina qui. Se amate la serie Xenoblade o se siete neofiti appena entrati in questo fantastico mondo, vi ricordo che per non perdervi le ultime novità di questa saga e di Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social, YouTube, Instagram, TikTok e Telegram, di cui potete trovare i link in descrizione e nel primo commento. Nel frattempo, fatemi pure sapere qui sotto nei commenti se già avete acquistato il gioco, se avete intenzione di farlo a breve e soprattutto cosa ne pensate di questo capolavoro. Per oggi era tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!